Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata. Oggi l'argomento è piuttosto complesso e piuttosto vasto, perché mi piacerebbe introdurre un pochino il discorso, suscitare qualche curiosità riguardo al rapporto fra la musica e la pittura. Ma vorrei concentrare su una serie di studi che ha effettuato dall'inizio della sua carriera fino praticamente alla sua morte, nel primo dopoguerra, un artista che io trovo interessantissimo, un artista che sia un artista visivo principalmente, ma anche un musicista di formazione completa, come Paul Klee, il pittore svizzero, che probabilmente molti di voi conoscono. Io trovo interessantissimo il suo approccio perché, venendo dalla tradizione di quelli che noi adesso consideriamo le avanguardie storiche, quindi i vari ismi, il futurismo, il simbolismo, l'astrattismo, il cubismo, eccetera, Klee, con un piglio che insomma possiamo definire quantomeno iperrazionale, iperstrutturalista, ha raccolto una serie di dati molto interessanti che possiamo trovare ad esempio nell'edizione italiana di questo bellissimo libro che si chiama Teoria della forma e della figurazione, che è un libro molto vecchio perché la prima edizione risale al 59. È un libro che raccoglie gli scritti che Klee ha realizzato durante i suoi anni di insegnamento al Bauhaus, dove Klee ha fatto delle vere e proprie lezioni di composizione applicate, quindi uso un termine musicale non a caso, applicate alle immagini, sezionando tutti gli elementi che compongono le immagini e le forze che concorrono alla realizzazione di un'opera visiva per diciamo non solo il fine didattico dei suoi allievi, ma per fare un confronto diretto con il fare musicale, che è una cosa che permea l'opera di Klee da sempre. La strada che Klee intraprende è quella della riduzione ai minimi termini dei materiali, ovvero se io riduco ai costituenti più piccoli il fare pittorico, quindi lo spazio, la considerazione dello spazio, di una linea, di un punto, della densità, posso trovare dei parallelismi diretti con la musica, perché allo stesso modo posso operare questa operazione sul mezzo musica e quindi trovare delle connessioni. Questa è stata una scoperta epocale che Klee ha applicato in tantissime sue opere che hanno peraltro titoli musicali come composizione, numero, qualcosa, o addirittura termini più precisi come fuga in rosso, o invece riferimenti più, diciamo, narrativi come macchina per cinguettare. La produzione che deriva da questi concetti, che sono seminali nell'opera di Klee e hanno avuto grandissime ripercussioni nel futuro, ha prodotto delle cose straordinarie che influenzano la nostra contemporaneità ed è per quello che trovo interessante poterne parlare. Ad esempio, il fatto che qualsiasi opera che noi normalmente usiamo per il nostro divertimento o per la fruizione generale, quindi internet, il cinema, la grafica multimediale come la intendiamo adesso, ad esempio nelle pagine animate, il flash o il web, derivano da questi concetti direttamente. Il concetto stesso di multimediale, che per noi è qualcosa di normale, ha una radice antica nell'interesse per la sinestesia che parte forse dai pittori romantici, per primi lo utilizzano come un mezzo espressivo diretto per unire l'idea di musica, l'idea di poesia, l'idea di opera d'arte totale di Wagner. Diciamo che l'idea di sinestesia declinata in termini tecnologici è semplicemente quello che noi chiamiamo multimediale e deve tantissimo all'opera di Klee e che chi come lui ha cercato di fare una fusione fra le cose. Molti dei suoi studi sono stati anche applicati per la realizzazione di opere dal vivo di musica e di pittura, in cui la musica e la pittura sono paritarie, sono in dialogo e sono collegate. Il discorso di astrazione e di riduzione ai minimi termini di cui citavo prima è l'unica cosa che permette, peraltro, non solo il dialogo fra le due arti, ma il superamento
grazie, diciamo, a questa analisi, di un problema ovvio fra musica e pittura, che è quello della temporalità. Se la pittura si muove, diciamo, su una tela, su una superficie nello spazio, ha il suo campo di esistenza lì, la musica ha come tela, come spazio, il tempo, cosa che la pittura deve adattare in qualche modo. Ma avendo questi piccoli elementi di base dati, diciamo, per assodati, questo dialogo è possibile perché i parallelismi diventano evidenti. Vi lascio con queste riflessioni, con un invito ad approfondirle, e mostrandovi appunto un esempio di questa tipologia di lavoro, ovvero musica e pittura dal vivo, strettamente collegate, che è il progetto che io porto avanti da anni con il pittore Mattia Scarpini. Il progetto si chiama Fragile e vi lascio con qualche minuto, con qualche piccolo estratto dal nostro ultimo lavoro che si chiama Eating the Apples Again. Credete di conoscervi se non vi costruite? E io posso conoscervi se non vi costruisco a mio modo? E voi me se non mi costruite a modo vostro? Possiamo conoscere soltanto ciò a cui riusciamo a dare forma. Ma che conoscenza può essere? È forse la forma la cosa stessa? Sì, così per me come per voi. Con queste parole di Pirandello, dell'Uno e Nessuno 100.000, riusciamo a capire qual è il fascino nel dialogo tra la pittura e la musica. Possiamo conoscere soltanto ciò a cui riusciamo a dare una forma, ovvero la realtà in quanto tale non esiste, esiste solo ciò che percepiamo. La percezione è un meccanismo psichico che permette di organizzare, interpretare dei segnali attraverso la categorizzazione e l'identificazione. Orecchi, suono, musica, Beethoven. Occhi, colore, Van Gogh, la notte stellata. Ma cosa accade se potessimo visualizzare un suono
o ascoltare un colore, la sinestesia cognitiva, lo sconvolgimento della percezione e quindi la deflagrazione psichedelica dell'ego. E in questo fluttuare dei sensi forse approdiamo alla certezza che tra illusione e percezione non v'è alcuna differenza.